Anche alcuni cognitivisti che si occupano dell'apprendimento del linguaggio, come Hellman, che insegna a San Diego, hanno sostanzialmente riconosciuto le tesi sostenute da Skinner in verbal behavior relativamente all'apprendimento, cioè del fatto che non c'è bisogno di invocare l'elemento genetico, comunque language acquisition device come proposto da Chomsky. Infatti Beh, vabbè, quella è una cosa, vabbè, lì c'è tutto un discorso, anche lì, insomma, i comportamentisti non sono riusciti a imporre la loro posizione, un po' per eccessiva sicurezza, perché Skinner poi non ha replicato immediatamente, e poi un po' per una sorta di, non so come definirlo, di lassismo, tant'è che le difese di Skinner sono state prese da altre persone, non da comportamentisti in senso stretto. la prima risposta di un comportamentista è stata data da Mac Cocardale Sì, più di 10 anni dopo l'articolo più di di Chomsky. 10 anni dopo, sì, che poi non era un comportamentista, sostanzialmente, non so, insomma, era però un personaggio molto valido dal punto di vista metodologico, molto importante, sì, anche comportamentista, diciamo, è stato lui, il primo e l'unico sostanzialmente Sì. a rispondere. E però lì il discorso, ritornando a quello che stavamo dicendo prima, è riconducibile al fatto, alla carenza teorica del comportamentismo. Sì. Perché non c'è una prospettiva teorica consolidata e quindi non si riesce ancora a dare forza a tutto questo insieme enorme di pratiche sperimentali che sono state fatte e che però possono essere variamente interpretate, come è stato anche quella Michelot, per la quale sono state molteplici interpretazioni, perché non è possibile attivare un processo sperimentale senza avere prima una teoria consolidata. E questo io ritengo sia il punto debole maggiore dell'attuale prospettiva comportamentistica, che può essere peraltro colmato, perché bisogna costruire questa teoria. Io stesso sto cercando disperatamente di costruire una teoria. Ma infatti c'è bisogno di qualcuno che abbia un approccio come il suo, perché i ricercatori americani comportamentisti in questo momento dicono che la teoria deve unicamente emergere dai dati, che non si può fare teoria in maniera slegata dai dati sperimentali. Eh sì, una forma di presenza latente, di positivismo e pragmatismo, che sono due componenti forti della cultura americana, che restano nel contesto sociale, vengono assorbiti inconsapevolmente per condizionamenti sociali e quindi si ripercuotono anche, si riflettono anche sulla ricerca. Le stesse posizioni di Skinner, come dicevamo prima, risentono di questa carenza. Però mentre Skinner poteva avere anche ragione, perché era lui il primo a portare avanti questo discorso e ha dato degli enormi contributi perché ha aperto una nuova strada, e gli altri hanno un po' meno perché non sono stati in grado di sistematizzare tutto il discorso di Skinner, che poi la scienza è sistematizzazione. Se non si sistematizza, neanche gli esperimenti riescono ad avere un significato. Tutte le scienze naturali ci mostrano questa esigenza che stranamente gli studiosi delle scienze sociali, anche i comportamentisti, non riescono a comprendere. Per cui il mirare esclusivamente all'esperimento
prescindendo da un inquadramento teorico, intanto falsa l'esperimento, perché l'esperimento stesso non può essere inquadrato correttamente se non si individua un campo ristretto di indagine. L'esperimento consiste proprio nel ritagliare dalla realtà un campo ristrettissimo, individuando alcune variabili e mantenendo fisse tutte le altre n variabili che potrebbero influire e che di solito, di fatto, possono influire sull'esperimento. E questo l'hanno fatto sia Pavlov che Skinner, ovviamente. Pavlov anche in termini molto più rigorosi, perché il suo cane era completamente isolato da tutti gli stimoli che non fossero suscettibili di controllo da parte dello sperimentatore. Quindi ha messo in atto quello che è il carattere basilare dell'esperimento scientifico, posto in evidenza da Galileo e anche da Newton, e poi che si è rivelato fondamentale per la fisica, per cui l'esperimento ritaglia un campo chiuso di indagine, suscettibile di controllo totale con riferimento alle variabili prese in considerazione, e lascia fuori tutte le altre possibili variabili. Esperimenti della fisica, anche i primi esperimenti di Galileo e quelli di Newton e di tutte le scienze sono di questo tipo. Però tutto questo presuppone che le variabili che vengono prese in considerazione e che vengono collegate da una funzione, ovviamente, debbano essere a loro volta inserite in un contesto più vasto. Non è che da una considerazione casuale delle variabili emerga qualcosa, non emerge niente. Si può emergere qualcosa, ma questo qualcosa deve essere inquadrato in un contesto teorico. In più, io ritengo che non si possa neanche ipotizzare un esperimento se non si ha un contesto teorico al quale, in modo cosciente o no, in modo conscio o inconscio, ci si riferisce. Io qui sono può essere, come dire, sottolineato prendendo per buone le stesse parole di Skinner, il quale contro quelli che gli dicevano, contro i freudiani che dicevano che il comportamentismo non prende in considerazione l'inconscio, diceva: ma non prende in considerazione l'inconscio, è assurdo che non prende in considerazione solo l'inconscio, perché tutti gli stimoli sono acquisiti dal soggetto in modo inconscio, solo successivamente solo studiando il comportamentismo si rende conto che esistono gli stimoli, che il comportamento è condizionato dagli stimoli. Quindi il comportamentismo è lo studio dell'inconscio. Sembra assurdo, ma è così. È così. E questo ancora non si è ben capito. Quindi noi se è vero che siamo condizionati dagli stimoli esterni, siamo condizionati dagli stimoli esterni senza esserne consapevoli. Come facciamo a diventare consapevoli? Questo è il problema. Occorre un salto, un piccolo salto di prospettiva teorica. Purtroppo i comportamentisti sono legati solo a esperimenti che prendono in considerazione bisogni basilari dell'organismo e quindi vedono solo stimoli legati a questi bisogni, non riescono a vedere altro e allora sono portati a, come dire, a non riuscire a superare difficoltà che si presentano quando gli stimoli sono molto più complessi. Perché se io riduco tutto a stimoli manipolabili, diciamo in termini semplici, in termini operativi legati però ai bisogni fisiologici elementari, e allora si pone un grosso problema. Per esempio, come faccio io a trasformare, io uomo, io organismo vivente umano, a trasformare l'inconscio in conscio? Quali sono gli stimoli che mi consentono di capire che
Il mio rapporto col mondo esterno è un rapporto di un certo tipo e non di un altro tipo. Studiando, facendo esperimenti, io stabilisco che gli stimoli condizionano tutti i miei comportamenti. Quali stimoli? Allora evidentemente ci devono essere varie tipologie di stimoli, varie graduazioni di stimoli, e che vanno dai più semplici, quelli sperimentali, ai più complessi che ancora non sono stati rigorosamente sperimentati. Perché noi abbiamo sperimentato solo schede di rinforzamento relativamente semplici, anche quelle che possono sembrare più complesse sono sempre semplici, legate ai bisogni fondamentali dell'organismo. Ma qual è la scheda di rinforzamento che condiziona il comportamento dello studioso? Ci sarà pure. Qual è la scheda di rinforzamento che condiziona il comportamento del ricercatore? È quella che devo studiare per andare avanti nel discorso, perché ci deve essere anche lì una scheda di rinforzamento, altrimenti io prescindo da questo discorso, lascio tutto così nelle nuvole, vabbè, continuo a studiare i miei rati ed i miei piccioni, però devo capire come funziono io stesso. E quindi devo andare a studiare queste schede che rendono conscio il processo inconscio a cui io sono assoggettata, a cui tutti gli organismi viventi, di condizionamento inconscio, diciamo, ai quali tutti gli organismi viventi sono assoggettati. E quindi l'uomo lentamente nel suo processo, quello che si chiama consapevolezza, autocoscienza, razionalità, razionalità scientifica, nel senso comune, linguaggio comune, in termini comportamentistici esprime schede di rinforzamento più complesse che l'uomo lentamente è riuscito, attraverso prove ed errori sul piano esperienziale, non sperimentale, è riuscito a individuare. Sono schede di rinforzamento complesse che bisogna cominciare a studiare. Siccome queste schede di rinforzamento non si studiano, e allora c'è una grossa difficoltà, perché è una grossa difficoltà che emerge nel contesto dei cognitivisti, per cui ci sarebbe il pensiero diverso dal comportamento. Skinner lo nega perché la sua prospettiva è un comportamentismo radicale e ha ragione, però non va oltre, non riesce ad andare oltre. E quindi questo è un grosso. È difficile approcciare il linguaggio, il comportamento verbale per moltissimi comportamentisti, proprio perché buona parte del linguaggio non è misurabile, facendo parte appunto di quelli che si potrebbero chiamare stati interni, eccetera, per cui tendono ad abbandonare il discorso totalmente e continuano a fare esperimenti esclusivamente appunto su ratti, piccioni, eccetera, dove tutto è misurabile. Può essere. Il ricondurre anche questo problema, questi problemi ai quali mi riferivo prima, al linguaggio è tipico di Skinner, perché tutti questi problemi Skinner riconduceva a rinforzatori linguistici, a un contesto linguistico, insomma, perché può darsi anche che abbia ragione, non metto in dubbio, ma il problema è certamente più profondo, perché il linguaggio è uno strumento di comunicazione, però dal linguaggio come strumento di comunicazione non viene fuori altro che un processo di comunicazione, cioè non è che io possa illudermi di trovare quelle schede che rinforzano il comportamento dello studioso o il comportamento dell'uomo di scienza nel solo linguaggio. Il linguaggio è esso stesso effetto di queste schede. Infatti l'uomo di scienza costruisce un suo specifico linguaggio, è anche condizionato dal linguaggio che costruisce, ma lo costruisce per esplicare meglio il senso di quello che sta facendo. Ma io devo andare
devo andare un po' più indietro, devo andare a ricercare schede di rinforzamento di livello più elevato, io le chiamerei di ennesimo livello, poi le schede di rinforzamento che usiamo normalmente negli esperimenti sono di primo livello, schede direttamente connesse a comportamenti alimentari. Queste sono schede superiori, cioè schede che mi spiegano come io mi comporto con le schede di primo livello, non so se riesco a spiegarle. E poi ci saranno le schede che dovrebbero spiegare il modo in cui mi comporto con le schede di secondo livello e così via. Cioè dobbiamo costruire una stratificazione, come dire, possiamo chiamarla così, o comunque un insieme di insiemi, cioè abbiamo il primo insieme basilare che è dato dalle schede di primo livello, però non possiamo illuderci con quel primo insieme di schede basilari di spiegare tutto, perché esse stesse sono un sottoinsieme di schede più elevate che dobbiamo cominciare a definire o a capire o comunque a proporre, altrimenti non ne veniamo fuori, perché nel modo in cui attualmente si opera, si arriva a una sorta di riduzionismo, il famoso riduzionismo di cui tutti temono gli effetti nefasti, perché riduciamo tutto a schede di primo livello. Ci vogliono spiegare tutto allora hanno anche ragione gli altri che dicono fate solo studi sugli animali, il che non è così, perché io non sto studiando animali, ma sto studiando segmenti di comportamento, però li sto studiando al primo livello di analisi. Io quando studio il ratto e il piccione, questo lo sappiamo, non sto studiando il ratto e il piccione, sto studiando segmenti elementari di comportamento che valgono per il piccione, il ratto, l'ape, l'uomo o chiunque altro. Quindi però è un primo livello di analisi questo, perché poi quando arrivo a comportamenti più complessi ho bisogno di schede che vadano più in là, più avanti, cioè questi diventano subinsiemi di insiemi di schede, sovrainsiemi di schede più complesse e così via, cioè ancora non si riesce, perché tanto ci sono carenze anche dal punto di vista metodologico, perché non si conosce l'insiemistica, non si conosce la matematica moderna e quindi non si riesce ad applicare anche sul piano del discorso sperimentale, del discorso scientifico, non si riescono ad applicare questi strumenti. Ma la scienza è fatta così. Io parto da livelli di analisi basilari, che sono quelli elementari, e poi scopro predicati sempre più astratti. E posso fare anche viceversa, vabbè, questo è un discorso abbastanza complicato, questo dei livelli di astrazione, che a me piace molto perché io lo utilizzo spesso anche nel contesto scientifico, ma bisogna fare questo sforzo. Quindi il linguaggio, ok, il linguaggio è dato da schede di rinforzamento legate a processi di condizionamento interpersonali. Allora io devo prima spiegare il condizionamento interpersonale, e questo ho tentato di farlo partendo da un esperimento di Ernst, dimenticato da tutti, di due piccioni, quello famoso in cui uno per mangiare dovevano comportarsi in modo tale per cui l'uno faceva alcune cose permettendo all'altro di mangiare e l'altro ne faceva altre permettendo all'altro di mangiare il suo stesso. Comunque adesso non stiamo a verificare un esperimento del quale nessuno ha mai parlato, che è l'esperimento basilare dell'interazione sociale. E ho spiegato che questo esperimento basilare implica schede di rinforzamento più elevate. E quindi dobbiamo spiegare questo, l'interazione sociale. Una volta che abbiamo spiegato l'interazione sociale a livello, prima spieghiamo il rapporto tra organismo e stimoli esterni. Il rapporto più astratto tra organismi e stimoli esterni, che possono essere anche non di altri organismi e non umani, non ci interessa, non qualifichiamo gli stimoli esterni. Poi restringiamo l'ambito di conoscenza e di analisi e classifichiamo gli stimoli esterni come stimoli umani. Ma se classifico gli stimoli esterni come stimoli umani, devo individuare ovviamente i condizionamenti al posto dello stimolo esterno, che può essere il cibo, può essere qualsiasi altra cosa, ammesso che questa
abbia ancora un significato sul piano teorico, in effetti non ne ha molto poco, ma insomma, come prima base sperimentale, perché lì c'è il passaggio poi alla teoria, dal contesto. Il contesto sperimentale è sempre molto legato, è molto pragmatico, poi la teoria deve andare oltre, poi semmai diciamo qualcosa a questo punto. Certo. Quindi devo studiare i due soggetti, la relazione tra i due soggetti. Con riferimento ai due soggetti acquista significato un particolare tipo di condizionamento che è quello linguistico, ma è un subinsieme dei condizionamenti tra due soggetti. È già un'altra cosa, cioè, non c'è ordine in tutti questi discorsi, per cui non si capisce niente. Allora io devo studiare il condizionamento tra i due soggetti. Il comportamento di un altro soggetto è per me stimolo, per il mio comportamento è uno stimolo rinforzatore di vario tipo, è uno stimolo rinforzatore. Il comportamento può essere di vari tipi, tra i vari tipi di comportamento c'è anche il comportamento linguistico, quindi devo stare un subinsieme di stimoli. Quindi, primo, ho isolato il concetto di stimolo. Secondo, ho nell'ambito della più generale insieme degli stimoli ho isolato lo stimolo come specifico comportamento di un altro soggetto. Terzo, tra gli specifici comportamenti di un altro soggetto ho isolato gli stimoli linguistici, cioè gli specifici comportamenti linguistici di questo soggetto. E poi via discorrendo. Dopo che ho isolato gli stimoli linguistici, devo definirli, devo determinarli, ma quegli stimoli linguistici non è che io possa spiegare il sorgere delle schede di secondo, di terzo, di quarto livello. Sono uno strumento che mi consentono di trasmettere le mie operazioni in modo sintetico. Il linguaggio poi, in sintesi, è questo. È uno strumento comunicativo che ovviamente è legato al contesto alle leggi dei comportamenti operanti, essendo un comportamento operante. Però è tutto qui. Non è che io possa spiegare tutto col linguaggio. Certo, il linguaggio poi condiziona moltissimo tutto il mio modello di vita, tutti i miei bisogni, però li devo spiegare prescindendo dal linguaggio. Non come fa Skinner, un po' incautamente, ponendo il linguaggio come causa di una serie enorme di comportamenti sociali. Devo andare un po' prima, diciamo, del linguaggio. Poi l'uomo costruisce il linguaggio, tant'è che non parliamo di linguaggio comune, di linguaggio scientifico, costruisce la matematica, costruisce la logica, costruisce ogni cosa, costruisce la scienza, siamo d'accordo su questo, però attraverso processi che vanno prima definiti fuori dal linguaggio, se no io non sto studiando neppure il linguaggio.